Conoscete il professor Walter Levin? No? Come no? È il professore di fisica più famoso al mondo, del MIT, Massachusetts Institute of Technology di Boston. È una star del web. Le sue lezioni di fisica sono diventate iconiche. E per quale motivo vi raccomando la lettura di questo libro? Rimanete con me per qualche minuto e cercherò di spiegarvelo. Se è la prima volta che capitate da queste parti ed i contenuti di questo canale vi piacciono, iscrivetevi, è semplicissimo, basta schiacciare il tastino rosso qui sotto ed attivare la campanella per ricevere le notifiche. Per completa trasparenza, lavoro per la business unit Elevator and Escalator di Prismian Group. A parte questo, in qualità di libero professionista, mi occupo di corsi di formazione. Mi trovate sui principali social network cercandomi come Nicola Imbimbo oppure come Nick di Elevator Guy. Fatte le dovute presentazioni, torniamo alla ragione per la quale vi raccomando la lettura di questo libro, se vi state approcciando al mondo degli ascensori e se vi interessa comprendere i fenomeni fisici. Quello che accade regolarmente quando ricevo richieste di informazioni è che vengono utilizzati i termini tecnici con grande confusione. Si confondono i chilogrammi con i newton, l'attrito con l'aderenza, si dà ai fenomeni elettrostatici un valore esagerato e non si comprendono compiutamente i concetti fisico-matematici che stanno dietro ad alcuni comportamenti meccanici dell'ascensore stesso. Si tratta di un libro estremamente discorsivo e divulgativo, non ci sono formule o analisi matematiche incomprensibili e tutta l'argomentazione viene sviluppata in maniera estremamente divulgativa, amichevole, anche piacevole. Ci sono vari esempi di come si possono valutare le caratteristiche meccaniche, fisiche. Ci sono alcuni esperimenti con dei link a dei video che il professor Lewin ha caricato su YouTube, dove potete assistere addirittura alle sue lezioni e esperimenti vari che potete simulare anche voi stessi. Ve ne cito uno soltanto per farvi sorridere, che è quello della realizzazione di un piccolo motore elettrico con 2 metri di cavo elettrico, una pila e un paio di puntine. Se vi piacciono queste sperimentazioni vi raccomando la lettura sicuramente di questo testo che è in lingua italiana, quindi facilmente comprensibile a tutti. Un altro elemento interessante è che chiarisce con dovuto dettaglio i fenomeni elettrostatici. Ora immaginatevi di avere a che fare con dei sistemi di sospensione rivestiti che sono realizzati con materiale elastomerico, quindi poliuretano. Lo sfregamento di questi elementi con le pulegge di rinvio di materiale plastico possono creare l'accumulo di un po' di elettrostaticità. Il libro del professor Lewin ci fa rendere conto di come questi fenomeni elettrostatici di strisciamento siano fenomeni blandi, di piccola entità, che non vanno a inficiare sulle caratteristiche meccaniche dell'elemento di sospensione, ma che si rappresentano piuttosto come un fastidio. Quindi, quando sui manuali di uso e manutenzione degli elementi di sospensione rivestiti trovate scritto che è opportuno metterli a terra, questa raccomandazione è dovuta al fatto che se non vengono messi a terra tenderanno a esercitare una piccola forza attrattiva gli uni verso gli altri, quindi tenderanno ad attrarsi l'uno con l'altro, oppure tenderanno ad attrarre il pulviscolo e la polvere che si trova nell'ambiente circostante. Essendo questi elementi di sospensione sensibili alla sporcizia, dovrete andarli a pulire un po' più frequentemente. Questo vi dà l'ordine di grandezza del fenomeno elettrostatico. Nella parte finale del libro ci sono alcuni capitoli dedicati alle ricerche sui raggi X interstellari che ha svolto il professor Lewin, ma per pura curiosità vi raccomando una lettura seppure superficiale, perché la cosa importante di questi capitoli è che vi forniscono un metodo di analisi. Il professor Lewin vi parla di tutti gli errori che lui ha commesso, di tutte le errate interpretazioni che ha compiuto fino ad arrivare a comprendere determinati fenomeni, e tutto questo si può applicare tranquillamente anche al mondo degli ascensori. Spesso non si hanno delle risposte definitive alle problematiche che si incontrano, ci si arriva per gradi, bisogna avere tutte le informazioni necessarie per poter trarre delle conclusioni, e soltanto con tutti gli elementi al contorno si potrà
trarre una valutazione conclusiva. Si dice a Napoli: nessuno nasce imparato, quindi bisogna apprendere progressivamente. Lo so già quello che state dicendo, sono anni che ci occupiamo di ascensori e non abbiamo bisogno di queste tipologie di informazioni. Bene, vi dico la mia esperienza. La mia famiglia è da più generazioni che si occupa di ascensori ed io mi occupo dei sistemi di sospensione per ascensori da oltre 35 anni. Nonostante questo, ho trovato molto istruttiva la lettura di questo libro che mi ha insegnato alcune terminologie che vale la pena di ripassare regolarmente. Il libro ha un costo assolutamente ragionevole, lo trovate sui principali shop, store online, librerie, eccetera. Non ho alcuna affiliazione, alcun interesse, quindi se lo comprate fatelo per vostro puro interesse scientifico didattico, ma ritengo, in base al tenore delle domande che ricevo regolarmente, che ci sia una certa necessità per migliorare la nostra dialettica utilizzando termini propri. Bene, spero che questo contenuto voi lo abbiate trovato interessante. Vi invito a lasciarmi un like e qualche commento qui sotto per darmi il vostro riscontro. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto. State buoni. Ciao 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 ciao.